Ciao a tutti amici del canale, benvenuti in un nuovo video. In questo book tag che ho trovato su una margherita tra le pagine abbiniamo i fiori e il loro significato con un libro. Vi lascio il suo video qui sotto e taggo un po' di canali come al solito in descrizione. Cominciamo. Numero 1, La rosa rossa, amore passionale. Qui mi è venuto in mente Lolita di Nabokov. Forse conoscerete la storia, comunque c'è un professore che si innamora di una ragazzina molto giovane, dodicenne, sposa la madre per riuscire a starle vicino, poi c'è una storia d'amore, i due alla fine se ne vanno, fuggono insieme e lui è molto innamorato di questa ragazza, ma è anche una storia abbastanza triste e patetica, insomma. Perdere veramente la testa per questa ragazzina, per questo che mi è venuto in mente per l'amore passionale. Poi, numero 2, Il girasole, Allegria. Qui mi è venuto in mente un libro di Wodehouse, che è il, eh, l'autore comico per eccellenza. Qui ho tirato fuori Perfetto Jeeves. Jeeves è un maggiordomo che è protagonista di parecchi libri di questo autore con il suo padroncino Bertie e ci sono molte situazioni condite con parecchio humor inglese, divertenti, simpatiche. Se volete farvi due risate, leggetevi un libro di Wodehouse, non è mai volgare e è divertente. Poi numero 3, Calendula, la tristezza. Qui mi è venuto in mente Uomini e topi. Questo è, se siete una persona dalla lacrima facile, è un romanzo che vi farà piangere. Parla dell'amicizia tra due uomini, uno sveglio in gamba e l'altro un po' ritardato, e c'è il suo amico che cerca di proteggerlo, di difenderlo contro tutto e contro tutti. Durante la Grande Depressione sognano di prendere un pezzo di terra e avviare la loro fattoria insieme, stanno sempre vicini. È una storia di grande amicizia molto triste. Bellissimo come tutti i libri di Steinbeck, ne è stato tratto anche diversi film. Tra l'altro dell'ultimo avevo già parlato, ho già fatto dei video su questo libro. Poi numero 4, la mimosa, la femminilità. Qui a proposito di donne mi è venuto in mente questo, piccolo racconti di misoginia, a proposito di libri divertenti di Patricia Highsmith, dove ci sono dei racconti dove le donne non ne escono molto bene, affrontato in maniera simpatica, ironica, intelligente come sempre, divertente. Sono dei racconti brevi che vi consiglio assolutamente di leggere. La Highsmith ha scritto diversi libri di racconti brevi, oltre che i romanzi. Poi, numero 5, il mughetto, la felicità ritrovata. Qui non mi è venuto in mente nessun libro, devo saltarlo. Numero 6, Narciso, vanità o amore non corrisposto. Qui ho pensato a questo, che è Lo zoo di vetro di Tennessee Williams. In realtà è un'opera teatrale, se vi capita di vederlo anche a teatro ve lo consiglio. Parla di una ragazza leggermente claudicante, un po' zoppa, che si vede diversa dagli altri, sua madre invece la vede bellissima e vivono con un fratello che è quello che manda avanti la famiglia. Penso che sia nei primi decenni del Novecento ambientato. A un certo punto un amico del fratello di cui lei è stata innamorata da ragazzina si fa risentire, vuole parlare con suo fratello, la madre la convince che vuole chiederla in sposa, innamorato di lei, di qua e di là, in realtà non sarà così, lei è innamorata di questo ragazzo, è sempre stata, ma non corrisposta. Un romanzo bellissimo, un'opera bellissima di cui avevo già parlato, tra l'altro. Vi consiglio di vederlo se vi capita anche in televisione o teatro. Numero 7, La rosa gialla, la gelosia. Qui ho pensato a questo romanzo di cui ho già parlato ampiamente, I vedovi Boulon Jacques, dove c'è il protagonista che è gelosissimo della moglie. Vi leggo quello che c'è sulla retro di copertina. Il tarlo della gelosia ha roso in profondità la mente di Serge. L'uomo è ormai sicuro che la moglie Matilda lo tradisca e folle di rabbia ha già deciso di prendersi una sanguinosa vendetta, ma ogni gioco ha il suo rovescio e Sergio, precipitato in un incubo senza scampo, è costretto a rendersi conto che la vendetta ha mille volti e che ogni cacciatore può diventare la preda. È un thriller psicologico molto molto bello da questi autori
e purtroppo i libri di Boileau Narcejac sono quasi introvabili, sono da collezionisti. Spero che riuscirete a trovarlo. A me è piaciuto tantissimo. Poi vi lascio tutti i titoli in descrizione come sempre. Poi, numero 8 e ultimo, La Zigna, la nostalgia. Qui mi è venuto in mente In mezzo a scorre fiume di Norman MacLean. Forse avrete visto il film di Robert Redford con Brad Pitt. Comunque il protagonista, Norman, rivive gli anni della sua giovinezza con il padre che era un predicatore, il fratello, la vita tra le montagne del Montana, pesca con la mosca, quando loro erano in famiglia, erano tutti insieme. E è un libro nostalgico dove lui rivive gli anni della sua giovinezza, in pratica, la storia di questi due fratelli. Molto molto bello, un libricino sottile, si legge in un pomeriggio, adatto veramente per tutti e ve lo consiglio. Un libro molto nostalgico, molto bello. Bene amici, il Buttag per oggi ho finito, poi vi lascio i titoli in descrizione come sempre, se il video vi è piaciuto condividetelo, mettetemi un like. Al prossimo video, a presto, grazie per la visione, ciao.